-10. Radio Days di Pachito del Bosco, 1940. -5, 4, 3, 2, 1. Ente Italiano Audizioni Radiofoniche, EIAR, giornale radio. L'incontro al Brennero tra il Duce e il Führer. Presenti il Conte Ciano e il ministro degli esteri germanico Porribetto. Nel cuore dell'Europa, tre grandi condottieri, sorretti dalla fede che sempre li guidò, accesero nel sangue dei giovani guerrieri la fiamma di vittoria che il fato consacrò. Mussolini, Hitler, Franco, tre condottieri, una volontà, marceranno sempre a fianco per la salvezza dell'umanità. Mussolini, Hitler, Franco, tre condottieri, un solo cuore, che sapranno riportare in Europa la civiltà. Eccoci in un altro opificio militare. Vi si fabbricano scarpe e gambali per i nostri soldati. 400 gambali e 2000 paia di scarpe sono il risultato del lavoro di una sola giornata. In una sartoria dove si confezionano a decine di migliaia le gloriose divise grigio-verdi. Cesoie elettriche tagliano fino a 60 strati di tessuto alla volta. Una sega circolare provvede al taglio multiplo di tasche, colli e cinture. In questo reparto speciali telai tessono ininterrottamente nastrini per gradi, stellette e fregi. E qui si cuciono le bandiere che poi sventoleranno dall'Oceano Indiano alle Alpi. Fuor di città presso l'Arno una sera di primavera, vidi sull'aia d'un casolare parecchie coppie a ballare. M'avvicinai ai vedemmi, mi fanno venite, venite avanti. Sapete qua, ma noi non si sa ricevere come in città. Gli valse della povera gente, gli un semplice valse fatto di niente. Con due chitarre e un organino, si ballan sino al mattino. Non è liscinto, rimpiantito, si rischia a ballare, dire sta lì stecchito. Senti dire bellona, biondona, gli un valse fatta alla buona. Eccoti che da una strada... Da Ormina eleva, innanzi alla chiarità del mare, sullo sfondo caratteristico dell'Etna, le sue grandi memorie elleniche. Nella cornice del teatro greco si sono svolte tradizionali feste in costume in occasione del convegno per la istruzione media, classica, scientifica e magistrale. Bella onololu, dimmelo chi fu, che t'ha dato quello che possiedi tu, i più rari fior, i più ardenti cuor, ed un cielo pieno di stelle d'or. Bella più di te, una donna c'è, tu ne sei gelosa, tu lo sai chi è. Quanti marinar vengono dal mar, quante bocche in ansia fa sussurrar. Maria l'amor, lasciati baciar. Maria l'amor, io ti voglio amar. Se mi guardi tu, non resisto più, sento nascere nel mio cuore tanto amor. Maria l'amor, lasciati baciar. Maria l'amor, tu mi fai sognar, nel mio cuore ti porterò, ma ti scorderò. Maria Nel panorama autarchico offerto dalla Fiera di Milano spiccano le manifestazioni di tre grandi industrie italiane. Ecco l'Italviscosa,
possente organismo di vendita che raggruppa Slia Viscosa, Cisa Viscosa e Chatillon, 43 stabilimenti e 38.000 operai. Il gruppo Montecatini riunisce oltre 40 società minerarie e chimiche in un gigantesco blocco autarchico. E all'autarchia la Fiat dà la potenza dei suoi 50.000 operai. Ormai da qualche mese sto intessendo un romanzetto con una signorina della casa di rimpetto, ma per comunicare dalla finestra al suo balcone ricorrere dovemmo una geniale soluzione. Con l'apparecchio radio che il suo babbo le ha comprato, un alfabeto a chiave fra noi due si è combinato, così che ad ogni istante noi possiamo comunicare. La radio galeotta ognor ci serve da compar. Quando la radio trasmette da Torino, vuol dire stasera ti attendo al Valentino, ma se ad un tratto si cambia di programma, questo vuol dire attento c'è la mamma. Radio Bologna vuol dire il cuor ti sogna, Radio Milano ci penso da lontano, Radio Sanremo stasera forse ci vedremo, e Radio Igea vuol dire lontan da te mi sento morire. Si corre la nuova 1000 miglia su 165 km di percorso, Brescia-Cremona-Mantova. 75 partenti divisi in 5 classi. Nella classifica assoluta, primi i tedeschi Hanstein-Baumer, secondi Farina-Mandelli, terzi Brudes-Röse, quarti Biondetti-Stefani. Arriva stazione, messaggero di audacia e di valore. Arriva stazione, sempre primo tra i giganti del motore. Arriva stazione, e nel cuore un'indomabile volontà. Arriva stazione, primo e sempre prima arriverà. Volante, lo sguardo duro, lanci voli di sconfarti gurro, la folla corre al suo passare e non si stanca dall'ammirare quel temerario, quel gran campione che fila in auto come il ciclone. Arriva stazione, messaggero di audacia di valore. Arriva stazione, sempre primo tra i giganti del motore. La mostra dell'italianità della Corsica, l'isola italiana di sangue, spirito, lingua e cultura, che divise le fortune di Roma, di Pisa e di Genova fino alla tragedia di Ponte Novo, che nel 1769 consacrò il dominio francese. Lo stampatore scaltro non vuole più stampare la carta d'Europa così come gli appare, e m'ha detto rassegnato, credi a me, meglio aspettare, che vuoi stampare se ognuno se la vuol modificare. Che vuoi stampare se ognuno se la vuol modificare. Il mondo pare spinto da un vento di follia e va perdendo i lumi, non si sa cosa sia. Chi s'accende, chi si spegne, chi s'oscura lentamente, ma nel frangente l'Italia nostra è sempre più lucente. Ma nel frangente l'Italia nostra è sempre più lucente.
esperimenti di allarme aereo in uno stabilimento italiano. Squillano le sirene e gli operai abbandonano il lavoro e si dirigono ai ricoveri antiaerei. Ognuno raggiunge il posto assegnatogli. O gente che venite da lontano, e state il nostro cielo ad ammirare, vi sembrerà di certo un poco strano vedere i sorci in aria passeggiare. I sorci verdi sanno volare nel cielo azzurro sopra i monti e sopra il mare. Vanno per il mondo che confini più non ha. I sorci verdi mai nessun li fermerà. I sorci verdi sanno volare nel cielo azzurro sopra i monti e sopra il mare. Vanno per il mondo che confini più non ha. I sorci verdi mai nessun li fermerà. Coi paracadutisti germanici a Rotterdam. Apparecchi da trasporto, scostati da squadriglie di combattimento, decollano verso gli obiettivi prestabiliti. Le fanterie aeree da sbarco si preparano ad entrare in azione. Sono munite di un tipo nuovo e segreto di paracadute che si apre automaticamente, consentendo il lancio dei paracadutisti da 100 e perfino da soli 50 metri di altezza. Nessuna esitazione in questi prodi che si gettano sul territorio nemico con ardire senza pari. Quante parole velate di dolce passione, quante lusinghe ci dà chi ci vuol bene. Ma fra le tante tu sola, signora illusione, ci dai la gioia d'amar senza parlare. Illusione, dolce chimera sei tu, che fa sognare in un mondo di rose tutta la vita. Illusione è il profumo che invita d'una bocca assetata e la credi baciata soltanto da te. Tutti venimmo al mondo con destino. Io sono venuto con i piedi da cameriere. Da creatura quando mia madre me li sfasciava, li baciava e diceva dolcezza de mamma. E a me già me dolevano. Figuratevi oggi che avrò fatto più chilometri io che 10 postini messi assieme. Poveri piedi miei. Che disastro. La notte quando vado a casa mia moglie mi fa trovare il bagnapiede pieno d'acqua con mezza colonna di ghiaccio dentro. Appena arrivo casco a sede sulla sedia come un morto. Lei mi scioglie i lacci delle scarpe e me le sfila piano. Ma che paradiso, che mille la notte, che lotteria di Tripoli. Non ci sono scrittori al mondo per poter descrivere quello che provo io quando metto i piedi a mollo. I ragazzini si alzano dal letto e si vengono a mettere a sede intorno al bagnapiede per sentire l'acqua che frigge come se ci ficcassi dentro un ferro rovente. Appena ci metto i piedi fa... Certe volte che mi butto subito sul letto mia moglie mi ci fa i bagnoli freddi e dice ai ragazzini: non li toccate, i piedi di papà, che vi scottate, eh? Ah, che pazienza, però l'utilizzo. D'estate ci stiro i fazzoletti, d'inverno ci riscaldo il letto ai ragazzini e quando sono raffreddati gli fa un piede caldo in petto e gli va via tutto, poveri piedi miei. Ah, ma c'ho filosofia, tanta. Mamma non vuole, babbo nemmeno, come faremo per fare l'amore? Ma di nascosto ci troveremo per dirci quello che abbiamo nel cuore. Sotto le stelle noi sogneremo e con ardore così ti dirò. Baciami, 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 sì, l'amore è bello così. Ci hanno accompagnato nei... 5, 4, 3, 2, 1. Ente Italiano Audizioni Radiofoniche, EIAR, giornale radio. Saluto al buce!
combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate. Un'ora segnata dal destino batte nel cielo della nostra patria. L'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice viver lontano perché, mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non s'usano più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Popolo italiano, corri alle armi e dimostra la tua tenacia, il tuo coraggio, il tuo valore. Rosamunda, Rosamunda, che magnifica serata, sembra quasi preparata da una fata delicata. Mille luci, mille voci, mille cuori strafelici, sono tutti in allegria, oh che felicità. Rosamunda, se mi baci tu, Rosamunda, non resisto più. Tutte le coppie poi inciampar, più non mi trovo a saltellar. Rosamunda, tu mi fai gioir, Rosamunda, tu mi fai stordir. Sotto le stelle a cuore, è tanto bello il nostro amor. Il potente grido della riscossa trova i nostri marinai della pesca pronti, con totalitaria silenziosa adesione ai nuovi compiti di guerra. Circa un terzo degli equipaggi delle nostre unità da guerra è composto da marinai della pesca, che sentono più che mai l'altissimo significato marinaro di questa guerra. Altri, con le loro imbarcazioni requisite, rimesse a nuovo e opportunamente attrezzate, entrano con una semplice cerimonia a far parte dei quadri ausiliari della Marina da guerra. La bandiera di combattimento sventola sulle loro piccole imbarcazioni. Domani sera andremo a spasso in Topolina, con poca spesa e qualche litro di benzina. Girerem di qua, sbucherem di là, come un sogno, una visione, la gran città ci sembrerà. Poi per fuggir da quel via vai congestionato
Ci sceglieremo un posticino più riservato, io vicino a te, tu vicino a me. Con la radio il mio motor l'incanto avrà d'un separé. 1000 baci ci daremo a tempo di foxtrot, sogneremo al sospirar d'una canzone. Il siluro, inventato dall'italiano Luppis, una delle armi più distruttive e costose. Il costo di un siluro si aggira infatti intorno al $250,000, perché il siluro, macchina perfetta, richiede una lavorazione accuratissima. Esso è dotato di una carica di 270 kg di esplosivo, alla quale non resistono i fianchi delle più grosse corazzate. Ha timoni verticali e orizzontali come il sottomarino. Abbassa la tua radio per favore, se vuoi sentire i battiti del mio cuore, le cose belle che ti voglio dire, tu solo amore mio dovrai sentire le mie parole tanto appassionate, son timide carezze profumate. Abbassa la tua radio per favore, perché io son gelosa del mio amore. Il cielo mediterraneo è sotto il controllo dell'ala fascista fin dalla dichiarazione di guerra. Sul mare bruciano i resti dei primi apparecchi nemici abbattuti dai nostri aviatori. Oh, che cos'è l'amore, bella bella cosa qua, per cercare di poter. Oh, che cos'è l'amore, bella bella cosa qua, per cercare di poter. When un ledo, when un ledo, when un ledo, Ad onta delle violenti reazioni controaeree, le incursioni offensive su Malta si succedono a ritmo accelerato. Della radio l'usignol stamattina ha preso il vol, al suo libero cielo ha voluto ritornare. Nella gabbia a fili d'or rimaneva malincuor, tutti i passeri udendo di fuori 5 star. Una passeretta lo chiamò, gli disse Cicci, all'amore non puoi dir di no, e l'uccellin fuggì. Non lo state ad aspettar, non vorrà più ritornar, nel suo volo d'amore d'azzurro verso il sol. L'uccellino della radio ha preso il vol. Senti, io devo andare da un amico mio. Ecco, adesso. fai molto bene, va via, lasciami in pace. Che è successa una disgrazia. Benone, che disgrazia. Andracchio. Andracchio. Cos'è, un paese qua vicino, hai bisogno di denaro? È lui si chiama così. Andracchio? Sì. Che razza di nome È Andracchio. è? E lo conosco? Ah, lo conosci? È una domanda che faccio, lo conosco? E che ne so? Ma come? Allora si dice non lo conosco? Ma cosa mi racconti? Se io sento nominare un tizio, lo chiedo a te, lo conosco, ho avuto la disgrazia di una presentazione. Lo sai chi è? Non so chi sia. Quelli che... Come quelli? Quanti sono? Lui, quando dorme... Cosa fa? Cosa fa? Che ne so? Lui quando dorme, non te l'ho domandato io. E allora cosa vuoi concludere? Quando dorme lui, cammina sopra i tetti. Cammina sui tetti? Sì. Ma cos'è, una bestia o una persona? Quelli che camminano... È una malattia, sarà sonnambulo. Son bambolo, Sonnambulo? Sì. È caduto? No. Non è caduto? No, non è caduto, perché ti dispiace? Non me ne importa niente. Domando. Mi fai il racconto di uno che passeggia sui tetti, uno pensa, sarà andato giù. Non è andato giù. Benissimo. Speriamo un'altra volta. Ma sì, speriamo un'altra volta. Lui andava con la motocicletta. Sì. Cosa?
Andracchio andava in motocicletta. Motocicletta? Sì. Sui tetti? Non fare il fesso, sai. Non fare il disgraziato. Non capisco più niente. Per la strada. Di giorno andava in motocicletta. Va bene. E l'affare dei tetti? È finita. Ma perché me l'hai raccontato? Credevo che facevi... Ah, ecco. Non lo faccio. E chi se ne importa? Un piccolo rampam, più seducenti fa a qualsivoglia età. Colpo di rampam, col dolce rampam, ognuno prender può il cuor per un yo-yo, ma poi perché giocare per nominare l'affare che mai si fa, si fa, si fa. Un po' di rampam, piccolo rampam, e l'uomo si prenderà, si sa col rampam. Sul baluardo alpino, formato da 3 ciclopici bastioni profondi 150 e lunghi 500 chilometri, con una successione di vette alte dai 2500 a 4800 metri, il Comando Supremo Italiano s'accinge a sferrare una delle più ardite e aspre battaglie della nostra storia militare, la battaglia dei 4 giorni. Tu puoi vedere nel mio cuore la delusione d'amore, questo mio grande dolore. Tu sai che baci mi sapeva dare ed anche tu non puoi dimenticare. Forse tu senti la malinconia, forse tu sai che non ritorna più. Ma tu oggi la luna per me, sei tanto triste con me, tu vuoi soffrire con me. Ci hanno accompagnato nei Radio Days del 1940 Carlo Buti, Dea Garbaccio, Gilberto Mazzi, Norma Bruni, Silvana Fioresi, i fratelli De Rege, Gianni Di Palma, Oscar Carboni e il trio Lescano, Millì, il trio Dover. Radio Days di Pachito del Bosco è curato da Fiorella Lozzi. Realizzazione di Paola Damiani.